Oggi vi propongo le bombe fritte alla crema, una vera golosità alla quale sarà difficile resistere. Per le nostre bombe iniziamo a preparare l'impasto, quindi nella planetaria munita di gancio mettiamo il lievito di birra disidratato, uniamo poi anche la farina 00 e la manitoba, lo zucchero semolato e la scorza grattugiata di un limone, meglio se biologico. Grattugiamo solo la parte colorata perché quella bianca è un po' amarognola. Azioniamo la macchina, uniamo quindi la scorza grattugiata del limone, la vaniglia, le uova, un pizzico di sale e il latte. Ora che l'impasto si è incordato, aggiungiamo il burro che non deve essere né freddo né troppo molle, una via di mezzo. 2 o 3 fiocchetti alla volta li facciamo assorbire e poi continuiamo così fino a esaurire la nostra dose di burro. Il burro è stato completamente assorbito. Per fare questa operazione ci vorranno almeno 10-15 minuti perché, come avete visto, il burro va inserito poco alla volta e prima appunto di aggiungerne altro deve essere ben assorbito, cioè la ciotola deve essere ben pulita e asciutta. Solo così si incorderà bene. Adesso guardate com'è elastico. Mettiamo sempre un po' di burro sul piano di lavoro. Ci consentirà di lavorare questo impasto che è abbastanza morbido senza aggiungere farina e senza farlo appiccicare al piano di lavoro. L'impasto, come avete visto, è già lavorabile così. Se risulta un po' più morbido, questo potrebbe dipendere anche da quanto la vostra farina assorbe i liquidi, possiamo fare delle pieghe in questo modo. Prendere una parte, portarla verso il centro, la parte opposta verso il centro e poi i lati verso il centro. Dopo queste pieghe l'impasto sarà molto più asciutto ed elastico. Ora possiamo fare la nostra pallina. Guardate nel frattempo come diventa bello liscio e lucido. Prendiamo una ciotola capiente imburrata, ci mettiamo dentro la pallina, copriamo con pellicola e portiamo a lievitare nel forno spento per circa 2 ore e mezzo. È molto importante dire che questo impasto, visto che contiene molto burro, non dovrebbe essere messo a lievitare in una temperatura superiore ai 25-26 gradi, altrimenti l'impasto diventerebbe troppo molle. Ora prepariamo la crema pasticcera che servirà poi per farcire le nostre bombe. Quindi in una ciotola mettiamo i tuorli, la vaniglia, lo zucchero e l'amido di mais. Poi in un tegame mettiamo il latte e la panna e lasciamo sfiorare il bollore. Il latte e la panna sono caldi, quindi vi verso nel composto di tuorli. Mescoliamo e versiamo tutto di nuovo nel tegame. Ora mescoliamo a fuoco dolce fino ad addensare la crema. La crema pasticcera sta cominciando ad addensarsi, non preoccupatevi, lo dico sempre, se all'inizio vedrete dei grumi, basta girare molto velocemente e andranno via. Abbiate pazienza e girate finché non li vedrete sparire. Perfetto, la crema è diventata bella liscia, possiamo spegnere il fuoco e versarla dentro una pirofilina. Generalmente è meglio una pirofila bassa e larga, così si raffredderà prima. Ora copriamo la crema con la pellicola a contatto, quindi la pellicola deve toccare la crema, in modo da evitare che si formi quella crosticina in superficie.
La lasciamo raffreddare completamente e poi la andiamo a mettere in una sac à poche munita di questa bocchetta, che è una bocchetta particolare proprio per farcire. In questo caso sono i bomboloni, ma potrebbero essere anche i croissant. Eccoci col nostro impasto ben lievitato, guardate che bello. Ora lo stendiamo fino a raggiungere uno spessore di circa 1,5 cm, 2. Imburiamo il piano di lavoro. Ci rovesciamo sopra il nostro impasto. Cerchiamo di non pressarlo troppo perché ci interessa mantenere comunque le bolle d'aria che sono già presenti al suo interno. E arriviamo fino allo spessore appunto che vi ho detto prima. Perfetto, adesso lo lasciamo riposare per 15-20 minuti senza toccarlo e nel frattempo io mi dedico alla carta forno, devo fare dei quadratini che mi serviranno poi per friggere le nostre bombe fritte. Sono trascorsi 15-20 minuti e adesso prendo un coppapasta da 8 cm di diametro e coppo le mie sagome, che saranno poi le mie bombe. Cercate di mantenervi il più vicino possibile alla sagoma che avete appena coppato in modo da, diciamo, sprecare meno pasta possibile. I ritagli poi andranno impastati di nuovo, però prima di stenderli bisognerà aspettare altri 20-30 minuti. Ricordatevi che ogni volta che andate a impastare o a toccare un impasto come questo si sviluppa il glutine che tende a essere elastico, quindi in quel momento non potete fare nulla, dovete aspettare sempre almeno 15-20 minuti che si ridistenda. Se l'impasto è molto fermo, come questo, potete metterli già sopra i quadratini di carta forno che abbiamo ritagliato. Se invece è un pochino troppo morbido, lasciateli riposare altri 5 minuti. Prima di friggerli aspettiamo altri 5 minuti. È arrivato il momento di friggere le nostre bombe. L'olio che ho messo dentro questo tegame è olio di arachidi, lo portiamo a 170 gradi, non diciamo più caldo, perché cosa succede? Se poi l'olio è troppo caldo si cuoce all'esterno il bombolone ma dentro rimane crudo, invece noi abbiamo bisogno di girarlo più volte per farlo cuocere bene. Ecco perché abbiamo messo i nostri bomboloni sopra al quadratino di carta, per evitare di toccarli una volta che sono lievitati e di farli appunto sgonfiare. Quindi li prendiamo delicatamente, li mettiamo nell'olio con tutto il quadratino, che poi toglieremo con una pinza, ci vorrà un minuto. Adesso aspettiamo che si dorino e poi li giriamo. Cominciamo a girarli, vedete non sono ancora pronti ma cominciano ad essere dorati in modo che si cuociano anche dall'altra parte e cominciano a gonfiarsi. Un'altra caratteristica che devono avere è quella di avere questa righetta bianca al centro. Deriva dal fatto che l'olio non arriva completamente a coprire la parte dorata di sopra, ma lascerà questo pezzetto, diciamo, di pasta non fritto. Ecco che possiamo scolare le nostre bombe. Una cosa che bisogna fare immediatamente è passarle nello zucchero, perché finché le bombe saranno, diciamo, leggermente unte, riusciremo a ricoprirle interamente con lo zucchero semolato. Se aspettiamo che si asciughino, lo zucchero non attaccherà più. Li prendiamo e li cospargiamo con lo zucchero semolato, mi raccomando. Ora prendiamo la nostra farcitura
e la spremiamo all'interno della bomba. Mi raccomando, siate generosi. E continuo così con tutte le altre. Eh sì, sono davvero irresistibili, ma io dovrò aspettare perché prima devo fare una foto.